Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, partiamo subito con il primo argomento di oggi, perché oggi facciamo il punto su una questione che interessa moltissime persone e famiglie italiane, che riguarda l'assegno di inclusione o detto anche ADI. Questo strumento di sostegno economico è entrato in vigore a gennaio del 2024, lo sappiamo benissimo tutti quanti, ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza per i nuclei familiari che presentano determinate fragilità, come la presenza di minori, persone con disabilità o chi ha più di 60 anni, eccetera, eccetera. Quindi facciamo un riepilogo essenziale. Cosa sapere sull'ADI? L'assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità, all'esclusione sociale, pensata proprio per accompagnare i beneficiari in percorsi di inserimento sociale e lavorativo. L'importo che viene pagato, ovviamente qua non ne posso dire più di tanto perché è variabile, varia in base alla composizione del nucleo familiare, al reddito, e comunque viene erogato in questo senso tramite una carta di inclusione elettronica, una sorta di carta prepagata ricaricabile. Diciamo, possiamo intenderla come niente di più e niente di meno che una normalissima Postepay. E a differenza del vecchio reddito di cittadinanza, l'ADI mette un forte accento quindi sull'attivazione lavorativa e l'inclusione sociale. Quindi l'INPS fa dei controlli costanti sui requisiti e sulla partecipazione a determinati percorsi. Adesso vediamo le novità e i chiarimenti per luglio. Nessuna ricarica, ma la carta funziona. Quindi arriviamo al dunque. Per il mese di luglio non è prevista una nuova ricarica dell'assegno di inclusione per i beneficiari. Però attenzione, ascoltate bene quello che sto per dirvi. Questo non significa che il beneficio sia stato sospeso o revocato per tutti, attenzione, ma piuttosto che le ricariche seguono un calendario ben preciso e per alcuni il ciclo dei pagamenti potrebbe essere arrivato alla sua sospensione mensile prevista proprio dalla legge. Per molti, ma non per tutti, per molti infatti l'assegno di inclusione ha una durata iniziale di 18 mesi, ovviamente poi rinnovabili per ulteriori 12 mesi e via discorrendo, ma con una sospensione obbligatoria di un mese al termine di ogni periodo. Quindi chi ha iniziato a percepire l'ADI a gennaio 2024 si trova proprio ora a fare i conti con questa sospensione. Tuttavia, la buona notizia è che la carta di inclusione può continuare a essere utilizzata per gli acquisti di beni e servizi essenziali con ovviamente il saldo disponibile. Quindi è fondamentale ricordare che per mantenere il diritto all'ADI è indispensabile avere l'ISEE aggiornato e quindi chi non lo ancora ha fatto o ha ricevuto una sospensione deve provvedere al più presto al rinnovo della dichiarazione sostitutiva unica di DSU. Scusate. L'INPS quindi, una volta verificato l'ISEE aggiornato, riprenderà i pagamenti dal mese successivo alla regolarizzazione della situazione. Ora vediamo come utilizzare la carta ADI, quindi perché ci sono delle regole e dei limiti da rispettare. La carta di inclusione è pensata per le spese di prima necessità. Questo ve l'ho sempre detto, quindi non è che uno può utilizzare la carta ADI per andarsi a rifare le unghie nuove, la manicure, la pedicure, andare dal parrucchiere, che ne so io. Deve essere utilizzata per le spese di prima necessità. Ci sono delle regole ben precise su cosa si può o cosa non si può acquistare.
Per esempio, è vietato l'acquisto di giochi con vincite in denaro, facciamo un esempio, i grattini lì, così lì che si grattano, le sigarette, gli alcolici, e non è neanche possibile fare acquisti online oppure utilizzarla all'estero. Si può prelevare contante ma con un limite massimo di 100 euro mensile per ciascuna carta individuale all'interno dello stesso nucleo familiare. Vabbè, poi c'è tutto il discorso della scala di equivalenza e bla bla bla. E la carta deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta. Viene rilasciato anche un PIN, cioè quindi un codice segreto, che deve essere mantenuto segreto per la sicurezza delle proprie spese. Quindi, in conclusione, se siete beneficiari dell'assegno di inclusione e non avete ricevuto la ricarica a luglio, è probabile che a questo punto rientrate nella pausa di un mese proprio prevista dalla normativa. Verificate sempre lo stato della vostra domanda, però la carta intanto rimane uno strumento valido per le spese essenziali. Se avete domande sull'utilizzo della vostra carta o sull'aggiornamento dell'ISEE, come sempre potete commentare qui sotto a questo video, che io i commenti li leggo tutti. Prima di proseguire nel video vi ricordo che qui sotto in descrizione, nella descrizione del video, vi ho lasciato il collegamento al mio sito internet, quindi andate qui sotto in descrizione, cliccate sul primo collegamento e da lì si parte per avere tantissimi aggiornamenti, tra cui se volete ricevere una cartolina digitale da parte mia, se volete entrare all'interno del gruppo privato su Telegram con la chat privata, ricevere una mail pack gratuita, più tantissime altre cose. Quindi fate un giro sul mio sito internet. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Rimaniamo sempre in argomento carta ADI. Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa serve per poter ritirare la carta ADI, visto che molti adesso dovranno fare la domanda, oppure ci sono i nuovi, non lo so, comunque. Vediamo un attimino. Per ritirare la carta bisogna avere con sé ovviamente un documento di riconoscimento, come per esempio un documento di identità in corso di validità, oppure per esempio un passaporto e poi ovviamente anche il codice fiscale. In questo modo cosa succede? Che l'operatore delle poste dall'altra parte dello sportello potrà controllare che il richiedente sia effettivamente la persona che può ritirare la carta ADI. Poi per la consegna della carta non c'è bisogno di prenotare, anche se molti mi hanno detto che qualche tempo fa per fare prima hanno prenotato un appuntamento in posta con l'applicazione delle poste, che tra l'altro, se non ricordo male, in teoria dovrebbe essere cambiata, non è più quella che conosciamo, l'hanno sostituita con un'altra, una roba del genere. Ma questo, le persone prendono un appuntamento giusto per non arrivare all'ufficio e poi trovarsi davanti magari in coda 50 persone in attesa semplicemente per sapere il saldo del conto, no? Ecco. L'altra domanda che ho ricevuto in questi ultimi 2 mesi è questa: per poter ritirare la carta devo per forza aspettare che mi arrivi un SMS sul telefono oppure posso andare a ritirarla senza aver ricevuto questo messaggio? Si dice in giro, però come dico sempre sono solo voci di corridoio, che il messaggio o la mail che avvisa della possibilità di ritirare la carta ADI non sarebbe necessario. Quindi in teoria, se la domanda di ADI è stata accolta e il pagamento è stato disposto, si può andare tranquillamente in posta a ritirare la carta anche senza aver ricevuto la comunicazione da parte dell'INPS. Però vi ripeto, sono voci di corridoio. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se queste voci di corridoio sono vere oppure no, cioè se veramente si può andare a ritirare in posta la carta anche senza aver ricevuto il messaggio da parte dell'INPS che avvisa di andarsi a ritirare la carta.
Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!